Ciao, oggi parliamo di forma piena. Cos'è la forma piena? È una delle 4 strutture che racchiudono la metodologia scientifica del taglio dei capelli. Prima di parlare però di forma piena, dobbiamo comunque seguire una serie di regole che permettono di ottenere quello che è il massimo risultato della struttura della forma piena. Per prima cosa dobbiamo osservare quella che è la posizione della testa, quindi mi raccomando, prima di tagliare i capelli, cosa devi fare? La testa o la cliente, chiaramente in questo caso, deve essere perfettamente in verticale, né in basso e né verso dietro. È fondamentale anche che i capelli devono essere comunque bagnati in maniera regolare. Altra regola fondamentale, la distribuzione dei capelli deve essere perfettamente nello spiovente naturale. Cos'è lo spiovente naturale? Quando i capelli cadono in giù proprio nello spiovente. Altra regola è quella di non spostare assolutamente i capelli, quindi non devono andare né verso sinistra né verso destra. Poi abbiamo anche la proiezione. I capelli non si devono proiettare assolutamente, perché con la proiezione, e questo lo vedremo negli altri corsi, otterremo un altro tipo di struttura. Non dobbiamo dare tensione, assolutamente, quindi dobbiamo essere molto delicati quando andiamo a pettinare i capelli. Cominciamo a tracciare le divisioni. Cosa devi fare? Le divisioni prima di tutto sono le linee che tracciamo per separare delle sezioni. Qui abbiamo 4 sezioni. Cosa facciamo? Ascolta, dividi i capelli da centro fronte a centro nuca e da orecchio a orecchio. Altro passaggio fondamentale è il perimetro. Il perimetro cos'è? È la linea che noi tracciamo seguendo tutta l'attaccatura dei capelli. A cosa serve il perimetro? Il perimetro non serve altro che delimitare quella che è la linea di composizione del taglio. La forma piena ti permette, grazie alla tua creatività, di creare una serie di linee molto particolari e di combinazioni. Nella forma piena possiamo avere delle linee che possono essere orizzontali, diagonale anteriore quando si allungano verso il davanti, diagonale posteriore quando si allungano dietro, o addirittura possiamo creare delle linee curve quindi che può essere concavo o convesso. Partiamo con l'esecuzione del taglio. La linea che creeremo, e creerai tu da casa, sarà quella di una linea orizzontale sulla zona posteriore, una diagonale anteriore sul laterale sinistro e una diagonale posteriore sul lato destro. Quindi avremo 3 linee di composizione. Partiamo con il taglio. Partiamo dal centro e distribuiamo i capelli, ricordatevi le regole che abbiamo detto prima, adesso le vediamo più attentamente. Distribuiamo i capelli nello spiovente naturale, non diamo tensione assolutamente, non diamo spostamento sinistra e destra e non proiettiamo i capelli. È fondamentale la prima linea di taglio, per quale motivo? Perché sarà la linea guida che seguirà tutto il taglio totale. Buon divertimento. Partiamo. La posizione delle dita deve essere assolutamente parallela alla separazione. Cominciamo a tagliare, anche le forbici devono essere assolutamente parallele, non tagliamo oltre la seconda falange. Per quale motivo? Perché oltre cominceremo a perdere il controllo della linea di taglio. Proseguiamo. È fondamentale anche che siamo perfettamente frontali al lavoro. Se ci troviamo in un'altra posizione, corriamo il rischio di spostare i capelli da un lato e dall'altro. Quindi proseguiamo, continuiamo la linea, rispettando sempre lo spiovente naturale e arriviamo fino alla sezione dell'orecchio. Questo lo facciamo sia da un lato che dall'altro. Creiamo l'altra linea di composizione. Abbiamo detto prima che vogliamo creare una diagonale anteriore. Cominciamo a parlare anche di gradi. Cosa sono i gradi? È quell'angolo che si determina per dare un tipo di inclinazione. In questo caso diamo un'inclinazione di 45 gradi, quindi immaginiamoci un quadrato, la diagonale non è altro che 45 gradi.
è fondamentale che quando andiamo a pettinare i capelli, anche il pettine deve seguire già un'inclinazione di 45 gradi. Prendiamo il riferimento dell'ultima ciocca tagliata e cominciamo a tagliare con questa inclinazione. Quindi, come vedete, i capelli mi si allungano sul davanti. Sul lato destro, invece, creiamo una diagonale posteriore. Però io mi voglio divertire ancora di più con te. Addirittura creiamo un'inclinazione maggiore di 45 gradi. Quindi avremo una notevole differenza tra la zona sinistra e la zona destra. Il pettine lo distribuiamo sempre nello spiovente naturale con l'inclinazione che sarà ancora maggiore rispetto alla precedente. Cominciamo a tagliare senza dare assolutamente pressione. Spiovente naturale, pettine sempre con la stessa inclinazione e tagliamo in questo modo. Ok. Abbiamo quindi creato la linea di composizione che sarà da guida per tutto il taglio seguente. Adesso prendiamo delle separazioni in orizzontale perché la linea di composizione della zona posteriore è orizzontale. Quindi cominciamo a tagliare questa sezione. Ricordiamoci sempre attentamente quelle che sono le regole fondamentali della forma piena. Quindi distribuiamo sempre nello spiovente naturale, pettiniamo e tagliamo i capelli seguendo la linea guida precedentemente tagliata. Prendiamo la prima separazione partendo dalla sezione posteriore destra. Le separazioni, mi raccomando, farle abbastanza sottili. Distribuiamo sempre i capelli nello spiovente naturale e andiamo a tagliare. Una volta fatta la prima separazione, andiamo sulla sezione sinistra e prendiamo il riferimento, tenendo conto sempre della linea tracciata precedentemente come guida, e andiamo a tagliare, sempre nello spiovente naturale. Mi raccomando, non date molta pressione, non date assolutamente proiezione perché rischiamo di avere degli allungamenti indesiderati. Proseguiamo nell'esecuzione del taglio, dita sempre parallele, posizione frontale del lavoro, quindi seguiamo sempre la linea guida, mi raccomando a non tagliare assolutamente tutto il lavoro che è stato fatto sotto. Giriamo intorno fino ad arrivare alla zona orecchio. Arrivati sulla zona della sommità, questo è veramente un punto molto importante. I capelli li dobbiamo distribuire a raggiera, quindi immaginiamo sempre una ruota di una bicicletta e distribuiamoli perfettamente nello spiovente naturale. Per quale motivo? Perché se non seguiamo la raggiera, i capelli portati in un'altra zona rischiano di allungarsi o di accorciarsi di conseguenza. Una volta quindi distribuiti per bene i capelli, ultimiamo la linea di composizione sulla zona posteriore e andiamo a tagliare i capelli. La linea di forma che vediamo all'interno deve essere assolutamente orizzontale. Prendi una divisione sulla zona posteriore e controlla. Se la linea interna è assolutamente orizzontale, vuol dire che hai rispettato tutte le regole. Se invece hai un allungamento o un accorciamento, c'è qualcosa che non va, quindi ricomincia assolutamente da capo. Il lato sinistro abbiamo detto che è la linea in diagonale anteriore, quindi prendiamo le separazioni in diagonale anteriore, col pettine sempre parallelo alla separazione e tagliamo. 45 gradi abbiamo detto di inclinazione. Andiamo velocemente, spiovente naturale, quindi si comincia a creare una differenza di linea di composizione tra il lato sinistro e la zona posteriore. Questo è il risultato, orizzontale e diagonale anteriore. Lato destro
abbiamo detto prima, diagonale posteriore, con inclinazione maggiore rispetto alla diagonale anteriore. Posizioniamo sempre il pettine perfettamente parallelo alla separazione, senza creare la tensione, e andiamo a tagliare nello spiovente naturale. Quando poi sarai arrivato a un livello ancora più alto, tu potrai anche tagliare addirittura a mano libera. L'importante è che distribuisci sempre i capelli nello spiovente naturale. Una volta che li hai distribuiti perfettamente, non li toccare più assolutamente e procedi con il taglio. Quindi le forbici saranno inclinate e taglieremo seguendo la linea di composizione. Questo è il risultato finale: diagonale posteriore, linea orizzontale e diagonale anteriore. Buon divertimento e alla prossima!